nostro canale, innanzitutto grazie a tutti quelli che ci stanno seguendo. Oggi vi volevo augurare una buona visione per la preparazione degli spezzi di zucca con che andremo a utilizzare saranno latte, uovo, farina, zucca, zafferano, porri, olio, cointreau, spada, pepe e sale. Tagliamo la zucca a pezzi, tenendo da parte un pezzo per le chips. La mettiamo in una teglia con carta da forno, la condiamo con olio e sale e la inforniamo a 180 gradi per 40 minuti a forno ventilato. Tagliamo qualche fetta di zucca all'affettatrice o a mandolina. Ora che la zucca sarà pronta, potremo metterla da parte e riutilizzare così la stessa teglia per le chips. Quindi infariniamo le fettine di zucca schiacciandole leggermente sulla farina e poi le sbattiamo per bene per togliere la farina in eccesso. Le condiamo con un filo d'olio e sale e le inforniamo a 180 gradi per 30 minuti. Mi raccomando, tenerle sempre sotto controllo. Saliamo la nostra zucca cotta dentro un frullatore e la frulliamo per ottenere un purè. Aggiungiamo poi il latte che aiuterà a frullare il composto e renderlo più omogeneo. Quando sarà pronto lo spostiamo in una boule sufficientemente capiente che possa contenere sia la farina che l'uovo. Se ci fossero dei pezzetti neri come è successo a me, potrete toglierli con una forchetta prima di aggiungere gli altri ingredienti. Aggiungiamo l'uovo, mischiamo per bene e quando avrà assorbito bene l'uovo il nostro purè di zucca aggiungiamo le farine poco alla volta, la farina poco alla volta, continuando a mischiare con la forchetta. Il composto dovrà essere omogeneo e morbido, sarà come dire un po' simile a un purè di patate leggermente liquido. Più il composto sarà liquido, più gli spezzoli avranno una forma allungata. Questo è il risultato. seguiteci su Instagram. Ora puliamo lo spada. Questo trancio ha la spina dorsale in mezzo, quindi inizio la pulizia togliendo questa, incidendo quindi la carne intorno all'osso. Togliamo poi anche il sangue coagulato, che sarebbe amaro se lo andassimo a cuocere con gli altri ingredienti e in più darebbe un colore scuro alla nostra salsa. Come vedete, il coltello che sto utilizzando è un coltello a lama fine ed è molto affilato. Tagliamo a pezzettini tutti uguali e ripetiamo l'operazione con l'altro pezzo di spada. Vogliamo che non cuocia in troppo tempo, quindi non tagliatelo troppo grosso, così si confonderà anche con gli spezzoli prendendo un colore giallastro. Saliamo una pentola d'acqua bollente e mettiamo l'impasto nella macchinetta per spezzol. Andando avanti e indietro gli gnocchetti si taglieranno e cadranno in acqua per la cottura. Potrete provare a sostituire questo utensile con uno schiacciapatate, tagliando però manualmente gli spezzoli con un coltello mentre cadono in acqua. Scoliamo ora gli spezzoli e li condiamo con un filo d'olio per non farli attaccare, così da freddi potrete conservarli in frigo per anche un giorno. Tagliamo un porro, scaldiamo una padella e facciamo tostare all'interno la nostra brunoise di porro. Una volta che avrà cottura aggiungiamo lo spada, lo zafferano, che volendo potrà anche
essere stato messo in acqua per 5 minuti e utilizzarne quindi anche l'acqua colorata. Mischiamo il tutto, saliamo e pepiamo e quando lo spada avrà preso un po' di colore sfumiamo con il Cointreau, che essendo un alcolico aiuterà lo zafferano a rilasciare il suo sapore. Trascorsi circa 2 minuti la salsa sarà pronta. Questo è il risultato delle chips. Aggiungiamo ora gli spezzoli alla salsa. Se la salsa fosse troppo tirata, aggiungiamo un goccino di acqua di cottura o di acqua di rubinetto in modo da ricavarne una cremina. Aggiungiamo anche un filo d'olio e saltiamoli come per un risotto. Passiamo all'impiattamento mettendo al centro del piatto i nostri spezzoli con lo spada allo zafferano e terminiamo con le chips croccanti di zucca. Ed ecco qua gli spezzoli di zucca con spada e zafferano. Buon appetito!